Ciao belli, oggi vedremo un mezzo un po' particolare, un po' diverso dal solito. Non è una versione RS, questo è un BMW E36, giusto? E36. Sono qui con il mio amico Paolino. Ciao a tutti. E oggi siamo qua con il suo mezzo. La nostra idea è quella di swappare il motore, giusto? Che abbiamo Esatto. qui. Swappare, per chi non se ne intende, è cambiare, modificare. sostituire il motore, Esatto. cambiare, metterne un altro, e quindi faremo le varie fasi dello swap di questo motore. Sarà una serie dedicata a questo passaggio, a questa modifica. Dimmi un po' le caratteristiche, come siamo piazzati qua a livello di modifiche. Allora, partiamo dal presupposto che questa qua è una macchina vecchia del 95, è un E36 serie 3, 318, motore 1.800, 8 valvole da 110 cavalli. Da quando l'ho presa intanto ho montato un paio di modifiche, diciamo, che sono quelle di base, per cui partire per fare un progetto. Ok, perché tu di base intendi farti una macchina su drift, basata Sì, sul drift. io sono appassionato di drift e la mia idea è quella piano piano di... Anche perché giustamente il mezzo è quello. È quello adatto. È quello adatto, diciamo ci che siamo. sono quelli che vanno per la maggiore, le BMW così, Esatto. abbastanza economica. Quindi la base c'era. Ho montato un assetto a ghiera completamente regolabile, con anche piastre camber, Ok. con molle più rigide. Ho montato una barra d'uomi Ok. che aiuta la rigidità del telaio, evita molte torsioni. L'assetto è completamente spianato a terra, anche vede. perché deve essere più rigida e quindi evitare il rollio In drift, in fase di drift. Esatto, così rimane più stabile. Certo. E niente, non sono tutti i suoi pezzi perché ha già avuto qualche avventura un po' strana, quindi... Una specie di Frankenstein. Esatto, ok. possiamo chiamarla Frankenstein, il Perfetto, progetto abbiamo già. Frankenstein. Esatto, abbiamo trovato il nome. Poi vabbè, qualche chicca estetica, Sì. la striscia parasole. Bene, accendiamo il bolide. Andiamo alla base per le modifiche. Scarico, hai fatto qualcosa? Ho eliminato il silenziatore. Solo finale. Sì, è dritto da metà. Tanta roba. Dietro. Figata il volante da corsa. Ti aiuta un sacco nella guida. Io ho notato quando mi ho messo è tutt'altro. Poi Sì. il calice ti è anche più vicino, Sì. ti resta più contro e molta più maneggevolezza. Sì, non devi neanche stare troppo. Se stai vicino, stai troppo distante col volante ti aiuta. Esatto. Io che poi sono alto, devo stare tanto indietro. Se non hai le regolazioni del volante. Esatto, questa qua c'era solo è alto, perfetta. alto o basso. È perfetta. Come lo cambio? L'hai cambiato tu? No, è suo così, è suo. così vabbè. Tiriamo di traverso il paese. Grazie zio. Voi non potete. Queste macchine elettriche. Madonna. Questa sarà la nostra rovina. Si sente l'assetto rigido, però Ci vuole. per forza tanta roba. I freni tu cioè nel drift ti Allora, bastano così o è meglio tenerli un po' più distribuiti in avanti? Sui freni stai aprendo un altro mondo. Ok. Perché nel drift innanzitutto se tu freni dicevo, i freni ti alleggerano, se tu freni e sei bilanciato più sul davanti, cosa succede? Il dietro si alleggerisce ancora di più, Ok. e quindi lo comandi molto meglio. Certo. Questa è un modello abbastanza base, quindi dietro hai freno tamburo, ti dico. Ok. Più avanti pure lì ci vorrà l'upgrade e mettere un kit di conversione per farli a disco e poterlo montare quindi anche fra mano idraulico. Quella tanta roba. Esatto, e già di suo l'impianto ha dei dischi abbastanza grandi e delle pinze buone comunque per una macchina grande così. Certo. Senti che frena abbastanza Devi
premere di più. Premi di più perché è una macchina vecchia comunque, Quindi è normale. sembra Però più, se premi esatto, frena lei. è tipo Cioè, stile da corsa, esatto. Sì. Ok, siamo nel laboratorio segreto. siamo arrivati nella tana. Nella tana del lupo. E qui abbiamo il nostro Bene. motorone che spiegaci un po' cos'è di cilindrata, quanti cavalli abbiamo. Allora, ti spiego. La BMW nella serie 3 come la mia Ok. ha fatto molte versioni motorizzate in 1000 modi diversi, Ok, a partire dal 316 con 1600 cavalli al 330i che ha 240 cavalli. Questa è una versione molto intelligente per il mio che ha fatto BMW. ok, È un 1800 16 valvole. ok. Il mio è sempre 1800 però 8 valvole. Questo motore è Il predisposto, doppio. diciamo, per essere un po' più divertente. Mm. Ha 145 cavalli, Ok, 16 valvole, quindi 2 alberi a cambio in testa e con distribuzione a catena, che ok, comunque sui motori un po' più prestazionali garantisce un po' più di affidabilità e ok. anche più duratura, diciamo. E niente, è un motore molto più scattante, molto più reattivo, più divertente, suona meglio, fa più giri, ha un pochino più coppia. Giri E quanto più o meno? Se questo qua siamo sui 7.000. questo qua arriva ai 7000, questo volendo, mappando la centralina e alzando il limitatore, Ok. arrivi a 8500 giri, Ah, però buono. che sono comunque molti per Sì. un motore aspirato. Tanta roba. L'ho pagato molto poco perché questi motori girano intorno ai 1000 euro, diciamo, come valore. Ah, ok, neanche esagerati. E comunque No, a 30 anni. certo, sì. Va bene. Dunque diciamo che con questo swap riusciamo a fare anche una sistemazione abbastanza economica, low budget. Ok, Che comunque per chi ha le prime armi, chi deve farsi la macchina da drift per imparare, perché certo. questo è solo imparare, Sì. non è driftare. Però è già È una buona inizio. partenza, Sì, diciamo. esatto. Ho ordinato bronzine, ovviamente ho iniziato a smontarlo tutto, qua si possono vedere tutti i componenti, tipo l'aspirazione, con tutto l'impianto elettrico e gli iniettori attaccati. Ok, Qui ci sono volano e frizione, perfetto. le bobine di accensione con i suoi cavi candela e Tutto in ordine. guarda. vari sensori giri, motore, pompa idroguida, alternatore, coperchio valvole e tubi. Perfetto, sì, Vari è già- componenti. È già Ok. preparato tutto. L'ho insomma. preparato smontato perché avendo comunque la comodità di avere un motore qua sul cavalletto, molto comodo per lavorarci tutto, Esatto. conviene prenderlo, ovviamente sistemare le bronzine che sono la parte che dà il problema. Visto che il motore è smontato, è comodo, è sul cavalletto, sarebbe stupido montarlo senza cambiare guarnizioni, OR, candele, comunque tutto Ok. ciò che può essere più comodo cambiare qua piuttosto che dentro il vano motore che magari è sotto, è incastrato. Visto che è smontato, guarnizioni dei collettori, guarnizioni del termostato, del coperchio valvole, Ok, è tutto aperto. cose tutto che qua sotto è meglio controllo. evitare di fare quando la macchina è montata per comodità. Certo. Io non andrò a smontare componenti comunque importanti, tipo distribuzione, pistoni, così perché Ok. non c'è bisogno, il motore non ha troppi chilometri. C'è di bello che, essendo comunque la stessa versione di auto, quindi la generazione E36, Ok. che va dal 1990 al 98 più o meno, Mhm. mi sembra. L'impianto elettrico, il cablaggio, le centraline, io smonto il mio, prendo questo, lo attacco, Attacchi giro su. la chiave e se è tutto a posto la macchina parte. È tutto va. preciso, è già adattata per, Esatto, per è questo. abbastanza diciamo uno swap plug and play. Qui possiamo vedere il problema fondamentale di questo motore, ovvero le bronzine. Se vuoi aspetta, ti faccio vedere un confronto. Ok. Queste sono bronzine che comunque hanno tanti chilometri, sono consumate. Ok. Si può vedere che hanno dei segni dell'usura. Dentro, ok, all'interno. E Ma se noi invece. andiamo a confrontare queste, si può vedere che questa qua è molto più alta. Ok. Ora spiego. Perché questa bronzina è più alta? Questo motore ha avuto probabilmente un problema di lubrificazione, infatti forse per questo controllerò la pompa dell'olio. Ok. Unica cosa. La bronzina, cosa è successo? Le bronzine sono dei cuscinetti Mhm. che servono a ridurre l'attrito tra albero motore e bielle, Ok. visto che c'è una rotazione Rotazione. continua. Ma purtroppo le bronzine cosa subiscono? Subiscono l'andamento verticale dai pistoni. Ok, Quindi vanno quando la a- biella spinge, sale e scende, la bronzina viene sollecitata Ok. sull'albero. Cosa è successo? Questa bronzina ha ceduto, si è schiacciata e si è dilatata. Ah, ok. Dilatandosi si è inchiodata nell'albero, Porca vacca. per quello si è bloccato. Ok. Tutto qui. Nulla, basta, visto che non è segnato né nulla, cambiamo Si è le bronzine, salvato. le mettiamo nuove
nave. Metteremo un olio di qualità, cercheremo comunque di fare cose bene. Esatto. Olio di qualità, tenendolo controllato, cambiando frittura dell'olio. Tagliandi regolari. Esatto. Per forza, anche perché Sì, per sì, come sì. voglio usarla io non conviene maltrattarla, diciamo. Esatto. Maltrattarla sì, ma tenerla comunque d'occhio. Esatto, se lo vogliamo maltrattare come vogliamo maltrattare noi, bisogna comunque mantenerla. Bisogna tenerlo d'occhio, Esatto, diciamo. bisogna Ok. fare le sue giuste manutenzioni, altrimenti durerà poco anche questo. Ragazzi, questa primissima parte termina qui e poi piano piano faremo le varie fasi di elaborazione, magari ci metterò mano anche io, gli do una mano senza spaventare. Per forza, cioè io ti dico cosa devi fare, tu prendi in mano le chiavi. Esatto, sei No, te il meccanico, perfetto. Ma sì, dai, ci vediamo quando arrivano i ricambi. Perfetto, esatto. Ragazzi, prima parte finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova serie, se magari poi vogliamo fare qualche video sul drift. Magari, visto che il mezzo c'è. Va bene, ci vediamo alla prossima. Ciao belli!